Carissimi amici, carissime amiche, benvenuti a questo ennesimo clip, a questa ennesima pillola che riguarda il Museo Internazionale dei Tarocchi. Spero innanzitutto che questo video vi trovi bene e che possa farvi trascorrere qualche momento di relax attraverso questa volta un'opera letteraria che come casa editrice Mutus Liber, che come già vi abbiamo raccontato nelle clip precedenti, rappresenta un po' il contenitore che racchiude l'esperienza del Museo Internazionale dei Tarocchi, la casa editrice naturalmente e anche l'Accademia Studi Ermetici. Questo momento in cui l'incontro si fa seminario, si fa corso, si fa esperienza, si fa formazione. Oggi, appunto, invece, voglio dedicarmi a un testo importante che si lega direttamente al Museo dei Tarocchi, in quanto il Museo dei Tarocchi si trova tra Bologna e Pistoia, in questo bellissimo paese che si chiama Riola, ehm, incastonato tra la magia del verde delle colline dell'Appennino bolognese e sottolineo provincia di Bologna perché il testo che vi voglio presentare parla proprio dei tarocchi e parla di Bologna. Ve lo presento nella versione editata in lingua inglese. Esistono due versioni, una versione in italiano e una versione in inglese. Questa è quella inglese, quella che vi presento. Come vedete, Bologna and the Tarot. Vedete un libro importante che ha ricevuto anche il beneplacito, quindi il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e della Fondazione del Monte, che l'hanno riconosciuto come un testo meritevole e quindi chiaramente ha avuto questa egida importante sotto la quale Andrea Vitali, un massimo esperto del mondo dei tarocchi, riconosciuto a livello accademico in tutto il mondo, ma anche medievista, storico del simbolismo, dicevo, Andrea Vitali ha curato, ha raccolto alcuni saggi di autorevoli autori come lui e nell'edizione invece inglese, quella che vi ho fatto vedere, è stato supportato da un altro importante studioso americano, Michael Howard, che ha tradotto, ma non si è limitato alla traduzione, ha anche voluto aggiungere dei capitoli che nell'edizione italiana non ci sono. Quindi Bologna e i tarocchi, un testo importante che potrebbe rivoluzionare la storia dei tarocchi, in quanto rappresenta un po' l'idea che oltre Milano, che noi sappiamo ci ha consegnato i mazzi storici più importanti del passato, i mazzi miniati, dipinti, meravigliose opere d'arte, e Ferrara, Bologna si attesta quindi come un centro fondamentale, un centro importante. Inizio innanzitutto con farvi vedere le due copertine e eventualmente, se susciteremo il vostro interesse, i siti dove poter acquistare il libro in modo tale da poterlo avere tra le mani. Quindi permettetemi un attimo di condividere le slide, eccole qui. Ecco qui. Questa è l'edizione italiana. L'edizione italiana, Bologna e i tarocchi, un patrimonio italiano del Rinascimento, storia, arte, simbologia, letteratura e, come vi dicevo prima, curato da Andrea Vitali. L'edizione italiana la trovate sul sito edizionimutusliber.com, l'edizione inglese invece la trovate sul sito museodeitarocchi.com. E poi vi faccio vedere appunto meglio di come ho fatto prima la copertina in inglese, lo stesso titolo tradotto Andrea Vitale e Michael Howard e un'immagine che è uguale nelle due edizioni. Ed è proprio da questa immagine che noi dobbiamo partire. Non solo noi, anche Andrea Vitali è partito da questa immagine, purtroppo perduta, era custodita all'interno di un palazzo signorile del centro di Bologna, il palazzo denominato Fibbia Castracani e che oggi non c'è più.
e quindi dobbiamo accontentarci di quelle che sono state le foto che sono state scattate nel momento in cui era ancora presente all'interno di questo edificio. Eccola qui, questa è l'immagine completa di questo dipinto, di questo affresco, dove si vede questo signore in piedi, il principe Francesco Antelminelli Castracani Fibbia, che ha in mano un mazzo di tarocchi o tarocchino e una cascata, alcune carte cadono sul pavimento. Però non è questo la cosa più eclatante di questo dipinto. La cosa più eclatante è proprio scritta sotto, dove oltre a descrivere un po' le vicende di questo principe, in piccolo, qui dove vi indico col cursore, si dice che è l'inventore del gioco del tarocchino di Bologna. Questa immagine ha suscitato immediatamente l'interesse dello studioso che nel corso di tanti e tanti anni ha approfondito, ha fatto ricerche negli archivi di tutta Italia, innanzitutto per confermare la presenza di questo principe Castracani Fibbia a Bologna e tanti altri documenti che potrebbero assolutamente avvalorare l'ipotesi che i tarocchi siano nati a Bologna. Quindi un libro senz'altro interessante proprio perché narra tante vicende, tante storie tra le storie, magari la storia quella che è un pochino più nascosta e che non è così sempre disponibile sui libri, che ci fanno capire anche l'importanza di una città come Bologna, seconda città dello Stato Pontificio, che in un qualche modo rende onore e diventa la traghettatrice di una grande epopea, quella dei tarocchi. Il libro è composto anche da un poderoso apparato iconografico di immagini a colori, dove potete appunto scorrere insieme a queste magnifiche opere le vicende che hanno accompagnato l'evoluzione del mazzo dei tarocchi e non può mancare naturalmente in fondo una parte dedicata anche al nostro museo, che quindi si attesta un po' come un ponte tra il passato, tra Bologna, capoluogo, e provincia di Bologna, tra inizio della storia dei tarocchi e la contemporaneità. Voi sapete che il Museo dei Tarocchi è senz'altro un araldo dell'arte moderna di queste carte. Volevo leggervi un po' anche l'indice per farvi un'idea di quanta ricchezza possa essere contenuta in questo volume. Naturalmente si parte anche da un punto di vista accademico, legando per esempio una nuova visione del termine tarocco. Tarocchi. Voi sapete che in tanti si sono interrogati su che cosa significasse questa parola e comprando 100 libri diversi di tarocchi è facile che troviate 100 diverse derivazioni, alcune veramente campate in aria, altre più attendibili, ma Andrea Vitali, naturalmente, lo chiamo amichevolmente Andrea perché oramai ci conosciamo da tanti anni e il nostro non è solamente un rapporto di lavoro, è diventato un rapporto di amicizia. Quindi Andrea ha cercato e ha trovato quella che oggi sembra essere una delle ipotesi più accreditate per l'etimologia di questo nome. Naturalmente poi non vi spiego tutto, non voglio spoilerare tutto il contenuto del libro, vi lascio anche qualche curiosità, però chiediamoci perché ancora oggi una persona che è un po' pazza, è un po' matta, è un po' folle, viene chiamata una persona sciroccata, una persona taroccata. Ecco, da questi retaggi moderni si può intuire come il nome di una sola carta, quella appunto legata al matto, possa avere dato nome a tutto l'oggetto. In che modo? Beh, a questo punto vi lascio a voi la voglia di scoprire quali sono i passaggi che dal mondo lontano hanno portato questa parola in Europa e in Italia. Tarocco quindi è una parola italiana in questo senso.
I tarocchi sono nati in Italia, lo sottolineiamo tutte le volte per eliminare tutte le fake news che circondano questo mazzo, ma non si è accontentato solo di descrivere l'etimologia del termine tarocchi, si è addentrato anche nell'etimologia, per esempio, della parola bagatto, e quindi perché la prima carta si chiama bagatto, e tante altre curiosità che senz'altro per gli appassionati di tarocchi no- non possono essere altro che di grande ispirazione per approfondire questa magnifica materia. Poi naturalmente descriverà la vicenda del principe, è naturalmente essenziale per, come incipit per entrare in questo mondo. In seguito, Michael Howard ha dedicato un capitolo alla sequenza dei tarocchi bolognesi. Quindi sappiamo che non esiste la sola sequenza classica che oggi viene chiamata tarocco marsigliese e che in realtà è un tarocco italiano, e ancora ribadiamo sul tema. Non esiste solamente quella sequenza, esistono almeno tre diverse sequenze italiane con varianti regionali e Howard è impegnato appunto carta per carta nel descrivere questo ordine nel quale sono disposte le carte di Bologna. Poi abbiamo, adesso andiamo a vedere un po' di immagini, alcune immagini che abbiamo tratto dal libro per raccontare anche altri fatti. Questa è bellissima. Questa è un mazzo storico bolognese. Si chiama I tarocchi carte fine dalla torre. Perché è importante? Perché è un bellissimo mazzo che anche noi come museo abbiamo avuto l'onore e l'onere di ricolorare. Come vedete, questi sono gli originali, quindi molti dettagli sono sbiaditi, i colori non sono esattamente così brillanti come nei mazzi moderni, per cui li abbiamo ricolorati, li abbiamo completati. Il foglio di stampa che è rimasto di queste carte non era completo e quindi ecco che è nata un'edizione curata appunto dal Museo dei Tarocchi di queste carte che senza alterare nulla ci rimanda proprio alla Bologna del 1600, quando appunto questi tarocchi furono creati. Questo è il mazzo che noi abbiamo creato, questa è la custodia, abbiamo scelto come copertina proprio la carta del mondo perché è molto significativa e ci fa capire anche le evoluzioni di questi disegni, di queste opere che sono contenute nelle carte. Dicevo, Tarocco Carte Fine della Torre, c'è un capitolo interessante su queste carte che racconta un pochino anche le differenze che ci sono tra questo mazzo e i mazzi classici. Queste sono le quattro figure che tradizionalmente noi troviamo nella posizione 2, 3, 4 e 5 delle carte e sono la papessa, l'imperatrice, l'imperatore e il papa. Bene, queste nel tarocco bolognese sono scomparse e c'è appunto un capitolo che parla di questi quattro papi, eccoli qua, queste quattro figure si sono trasformate in quattro papi e poi naturalmente per vicende che riguardano chiaramente le interferenze tra quella che può essere l'aspetto del potere spirituale, del potere temporale all'interno di un mazzo che veniva ancora usato per il gioco, si sono trasformate in seguito in moretti. Oggi il mazzo del tarocchino bolognese non contiene più le quattro figure della papessa, dell'imperatrice, del papa e dell'imperatore, non contiene più neppure i quattro papi, ma quattro moretti neutri che quindi non fanno male a nessuno e quindi una vicenda importante, come anche è importante questo affresco, un altro capitolo, questa volta curato ancora da Andrea Vitali, che ci descrive la contemporaneità tra la nascita dei tarocchi, verosimilmente a Bologna, e questo affresco che è contenuto nella Cappella Bolognini.
La Cappella Bolognini è la terza cappella entrando nella chiesa di San Petronio, la terza cappella a sinistra. È, diciamo, un magnifico esempio di arte del fine 300, inizio 400, quindi contemporanea alla nascita dei tarocchi, in questo spazio affrescato dedicato alle storie dei Re Magi. E mettiamo tra parentesi, per esempio, che nella carta numero 17, che nel tarocchino bolognese diventa la numero 16, parlando di sequenze diverse e di ordini diverse, appaiono proprio i tre Re Magi. Quindi ci può essere stato uno scambio. Chi ha influenzato chi? Evidentemente non lo sappiamo, però è evidente che c'è stata un'influenza importante. E in questa cappella, nella parte dedicata all'inferno, tra gli idolatri, tra i traditori, gli eretici, si trova questa figura proprio sopra il demone che è il padrone e il signore degli inferi. Come vedete, per chi conosce i tarocchi, è innegabile che queste figure vi ricordino immediatamente un'immagine di una carta, esattamente la carta numero 12 dei tarocchi, l'appeso. Ed è esattamente nella stessa postura, esattamente come questo traditore, questo eretico che viene rappresentato. È il primo esempio il primo dipinto che parla appunto di questa immagine, la pittura infamante veniva chiamata. Spesso venivano dipinti anche i personaggi che appunto erano considerati borderline, erano assassini, erano criminali e non si riuscivano ad acchiappare, ecco che venivano fatte le loro pitture in posture simili che rappresentavano una sorta poi di condanna in contumacia. Qui abbiamo il primo affresco dell'appeso. E sottolineo ancora, il periodo storico è quello in cui i tarocchi nascono, i tarocchi vedono la luce. E quindi è un dipinto molto importante, tenendo presente poi che non vi ho fatto vedere l'immagine del diavolo che sta qui sotto, ma che anch'essa è molto simile alla iconografia del diavolo dei primi mazzi di tarocchi. Quindi Bologna ha molto da raccontare. Certo, bisogna andare un pochino nelle pieghe della sua storia, nelle pieghe della sua arte per comprenderne l'essenza e quindi impegnarsi un pochino a guardare, a vedere più che a guardare, al di là di quello che può essere un magnifico esempio di Giovanni da Modena, l'autore di questo affresco, e del contenuto che vuole esprimere appunto all'interno dell'inferno. Vediamo un po' che cos'altro c'è in questo libro. Mi avvalgo dell'ordine dell'indice. Abbiamo poi un bellissimo excursus che Andrea sempre fa su le varie opere letterarie che fin dagli inizi, quindi della nascita dei tarocchi fino all'Ottocento, i vari autori hanno scritto. Quindi i vari pezzettini che lui riporta fedelmente, quindi un libro che si basa su delle fonti storiche, non è un libro basato su delle fantasie, è un libro basato su fonti storiche e nella parte letteraria ci sono tantissimi autori che nel tempo, non ci dimentichiamo Giulio Cesare Croce per esempio, hanno scritto dei tarocchi inserendoli chiaramente nella cultura dell'epoca, facendoci quindi intendere quanto queste carte, questo gioco, potesse essere introdotto all'interno di una cultura cittadina, nazionale e anche internazionale. Tra queste opere letterarie ce n'è una che è molto simpatica e che ha creato un po' di scompiglio, diciamo, nella città di Bologna. Quelli che vengono chiamati i tarocchi appropriati. Cosa vuol dire tarocchi appropriati? Appropriare un tarocco significa abbinare una delle 22 icone che compongono gli arcani maggiori dei tarocchi, vuoi
ad una nobildonna bolognese, vuoi a un canonico bolognese oppure a un parroco. Naturalmente non è solo Bologna che ha fatto questo tipo di esperienze, ve ne sono anche in altre parti d'Italia, ma a noi chiaramente interessa valutare quelle che sono state riportate nel testo. Quindi appropriare un tarocco significa abbinare una carta ad un personaggio, specificando le motivazioni che legano appunto i due estremi. E naturalmente voi potete pensare che nei tarocchi non ci sono sempre solo carte che da un punto di vista iconografico sono belle, ci sono anche carte che possono essere un po' più tese, soprattutto nell'immaginario collettivo, come il diavolo, per esempio, la torre, un edificio che cade, oppure l'appeso stesso, la morte. Quindi difficile trovare un personaggio che potesse essere appropriato a queste carte, ma gli autori lo fanno e non possiamo che essere d'accordo con la contessa Baldi che si risentì moltissimo di queste pubblicazioni proprio perché era stata abbinata al diavolo e il sottotitolo era Perché questa donna è bruttissima. Quindi potete immaginare chiaramente. Oggi può suscitare un po' di ilarità, ma appunto entrando in tutti questi apparati iconografici letterari, uno comprende che importanza potessero avere i tarocchi e la diffusione. Vi ricordo che nel 1600 un cronista bolognese si lamentò notevolmente perché al tarocco bolognese giocavano e naturalmente puntavano soldi, quindi giocando qualche mala parola può scappare e giocavano addirittura sui gradini della chiesa principale della città, Bologna, quindi una diffusione che si dilata. Il centro storico bolognese, quello che viene chiamato il quadrilatero, è piccolissimo, è un quadrato e pensate vi erano 27 rivendite di carte. Quindi immaginate anche il commercio e anche la parte economica che poteva stare dietro a questo mazzo. E oltretutto non solo un elemento sociale, ma anche un elemento politico. Se non vado errato, qui ho messo un mazzo di carte che ha creato una vera querelle tra Bologna e Roma. Si chiama il mazzo Montieri, l'affaire Montieri, che è descritto nel libro da Alberto Beltramo, che è uno studioso che ha curato soprattutto l'aspetto delle stampe, delle stamperie e quindi sulle carte stampate a Bologna verso il Settecento più o meno. Ci narra appunto le vicende di questo mazzo che come vedete è insolito, è un mazzo didascalico. I tarocchi sono posizionati qui sopra, sono una piccolissima parte delle carte e la parte sotto, come vedete, è dedicata come quasi fosse un Atlante alle varie città, alle varie nazioni, con le varie specifiche anche dei governi che reggevano queste città. E, lo scandalo fu aver scritto nella carta, se non ricordo male, del matto, che il governo di Bologna era misto. Ora voi, ve l'ho già detto all'inizio, dovete sapere che Bologna all'epoca era la seconda città dello Stato Pontificio e quindi perché scrivere un governo misto? Doveva essere scritto che Bologna era governata dallo Stato Pontificio. Quindi una gran bagarre, problematiche, si vuol portare al rogo il mazzo, che in realtà poi invece è sopravvissuto. Anche in questo caso basta un po' cercare nel museo della città di Bologna, contenuto a Palazzo Pepoli, c'è solo un mazzo di tarocchi esposto ed è proprio questo. Quindi non è andato perduto per niente e soprattutto non è mai stata cancellata questa citazione. Quindi Bologna resta scritta in questo mazzo come città dal governo misto, come era in realtà, perché poi si è andata a recuperare un codicillo del passato dove si attestava che Bologna poteva avere un senato proprio. Quindi curiosità su curiosità.
Un altro argomento, poi concludo perché ce ne sono tantissimi, io ho solo accennato alcuni dei punti che possono essere interessanti. Un altro capitolo che è molto interessante, sempre curato da Michael Howard, è legato ai due documenti più antichi che parlano di divinazione. Voi sapete che tranne uno sporadico cenno all'interno di un testo precedente, la divinazione, senz'altro, senza dubbio, senza orma di dubbio, nasce nel XVIII secolo e sono due i documenti che si contendono il primato. Uno è Eteilà. Per gli amanti dei tarocchi non c'è bisogno di spiegazioni, un importante cultore studioso francese che scrive il primo libro proprio per la divinazione con i tarocchi. L'altro è un foglio manoscritto senza data con significati essenziali di 35 carte del tarocchino bolognese che è stato trovato nel 1989 dallo studioso Franco Pratesi all'interno della Biblioteca Laurenziana di Firenze. Ora, questo foglio è contenuto in un fondo particolare che è datato appunto 1700. Quale sia stato il documento principale non lo sappiamo. Chiaramente Howard cerca di trovare un filo conduttore che ci possa far capire se è nato prima il foglio bolognese o se è nato prima Etteilà. Però anche questo ve lo lascio poi scoprire se vorrete leggere il nostro libro. Poi, come vi dicevo, chiaramente l'ultima parte del libro è dedicata al Museo dei Tarocchi, in questo caso anche qui un apparato iconografico che mostra alcuni mazzi, alcune opere che sono contenute nel museo, perché poi dobbiamo dirlo, specificarlo tutte le volte, i mazzi che noi abbiamo realizzato sono tutti frutto di opere che poi sono contenute in originale nelle sale del Museo dei Tarocchi, che come sempre vi invito a visitare. Vi invito a visitare, per cui vi rimando, torno indietro, faccio un flashback, torno alla prima slide, Bologna e i tarocchi. Museodeitarocchi.com non serve solo come store all'interno del quale potete trovare le nostre edizioni di tarocchi, qua tutte in serie limitata, ma trovate anche tutte le indicazioni per raggiungerci, sottolineando sempre che vi sono solo alcune date in cui è accessibile il museo, quindi controllatele sul sito e occorre la prenotazione. Con questo io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro ogni bene e spero di potervi accompagnare o io o Morena, la presidente dell'associazione, nonché grande amica con la quale collaboriamo dal 1992 e tutte le volte che lo dico un po' sono preoccupato perché il tempo corre veramente in maniera inesorabile e quindi o io o Morena abbiamo il piacere di fare una visita guidata, le visite all'interno del museo sono sempre guidate e quindi vi aspettiamo. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. A presto, Ernesto. Aspettate che interrompo la condivisione, così ritorna la mia faccia in grande e vi mando un grande abbraccio.